Occupiamoci del secondo problema. Abbiamo due grafici che rappresentano le funzioni f e g. Questo è il punto A. Determiniamo questi polinomi utilizzando le informazioni deducibili dai grafici. Allora, per quanto riguarda f, il grafico di f è questo qua sotto, che passa di qui e che va su così. Adesso non lo ripasso, se no faccio un casino. Qui possiamo fare questa assunzione. P di x è un polinomio di secondo grado, quindi è del tipo ax alla seconda più bx più c. Q di x è dello stesso tipo, potrei chiamare a' x alla seconda, ma poi a' si confonde con la derivata, quindi usiamo altre lettere e continuiamo, dopo c viene d, quindi dx al quadrato più ex più f. E allora possiamo scrivere la funzione f e la funzione g con queste informazioni, perché f di x risulta essere questo polinomio per e elevato a questo polinomio. Vado un po' in fretta per non annoiare con queste operazioni. Perciò così abbiamo le espressioni di f e g. Cosa possiamo dedurre dal grafico? Per quanto riguarda gamma 1, cioè per la funzione f, notiamo che passa per l'origine e per il punto di coordinate 1, 0. Quindi ho scritto qui che 0, 0 e 1, 0 appartengono a gamma 1. Se passa per l'origine, vuol dire che se mettiamo x uguale a 0, calcoliamo f di 0 e otteniamo c per e elevato a c. E questo sappiamo che vale 0, perché l'ordinata vale 0 del punto 0. Ma quando è che questo prodotto è nullo? Questa è un'esponenziale, non può mai essere uguale a 0, quindi questo si ha se e solo se c uguale a 0. Poi utilizziamo l'informazione del punto 1, 0, dicendo che f di 1 è uguale a 0. Questa volta x è uguale a 1, perciò abbiamo che f di 1, che è uguale a per 1 più b per 1, ma c uguale a 0, quindi più 0, per e elevato a più b, beh, questo deve fare 0. Nuovamente, l'esponenziale non può essere nulla, quindi questo è uguale a 0 se e solo se a più b è uguale a 0. E quindi a è uguale a meno b. In più abbiamo che φ è ascissa di un punto stazionario di f. Cosa vuol dire? Che f' calcolata in 1 più radice di 5 fratto 2 deve fare 0, quindi dobbiamo calcolare la derivata di questa schifezza qui. Mettiamo ordine scrivendo f di x con le informazioni che abbiamo ricavato sopra, cioè che a è uguale a meno b, o che b è uguale a meno a è identico, quindi scrivo tutto in funzione di a, per esempio, e quindi abbiamo a x alla seconda meno ax, perché b uguale a meno a, c uguale a 0, quindi questo è moltiplicato per e elevato ad ax quadro meno ax. Scriviamo la derivata di questa funzione. È un prodotto, quindi faccio la derivata del primo per il secondo così com'è, quindi 2ax meno a che moltiplica e elevato ad ax quadro meno ax più questo così com'è per la derivata dell'esponenziale, che non è nient'altro che e elevato ad ax alla seconda meno ax per la derivata dell'esponente, che è 2ax meno a. Questo ci porta ad a che moltiplica 2x meno 1 per l'esponenziale, che moltiplica a sua volta questa roba qua, che scriviamo come ax alla seconda meno ax più 1. f' è uguale a 0 quando questo termine è uguale a 0, oppure quando questo è uguale a 0, oppure quando questo è uguale a 0. Ora, questo non può essere 0, perché se a fosse 0 avremmo la funzione nulla, perché se a fosse 0, qui avremmo b che è uguale a meno a, quindi uguale a 0, quindi avremmo 0 per e alla 0, che fa chiaramente 0, ma la funzione non è la funzione nulla, quindi questo è diverso da 0, questo è diverso da 0, e questo termine che fa sì che la derivata si annulli. Allora noi abbiamo che quando metto al posto di x 1 più radice di 5 fratto 2 qua dentro, questo si annulla. Quindi questo è uguale a 0 quando x è uguale a 1 più radice di 5 fratto 2. Allora scriviamo che a per 1 più radice di 5 fratto 2 alla seconda meno a che moltiplica 1 più radice di 5 fratto 2
più 1 deve essere uguale a 0. Facendo un po' di conti si ottiene che A è uguale a meno 1 e quindi B è uguale a 1. Avevamo visto che C era uguale a 0. Allora P di x sarà meno x alla seconda più x, perché A uguale a meno 1, B uguale a 1, C uguale a 0. Perfetto, abbiamo trovato P. Ora, per quanto riguarda g di x, possiamo fare un upgrade, perché g di x era uguale a questa cosa qui, ma e elevato a p di x diventa e elevato a meno x quadro più x. Dal grafico vediamo che la curva che rappresenta g passa per questo punto C che ha coordinate 0, 1, che è anche un massimo. Sappiamo anche che g' di 0 è uguale a 0, ma ci dice anche che il punto di ascissa meno φ è uno 0 della funzione, quindi che g di meno φ, che è meno 1 meno radice di 5 fratto 2, è uguale a 0. E da qui, come abbiamo fatto in precedenza, andiamo a fare delle sostituzioni, dei calcoli alla fine. Andiamo a ricavare chi sono D, E ed F. Vi risparmio tutti i passaggi. Ad esempio nel primo caso, quando io metto x uguale a 0, ottengo f per e alla 0 uguale 1. Ma questo e alla 0 fa 1, quindi abbiamo proprio f uguale 1. Qui dovrei, anzi devo, determinarmi l'espressione di g' di x. Questa informazione ci dice che per x che vale meno 1 meno radice di 5 fratto 2 ottengo che la funzione è 0, quindi facendo i conti qui e qui vado a determinare chi sono anche d ed e. E ottengo meno 1, meno 1. Questi vanno a mettersi insieme a f uguale a 1. Perciò il polinomio q di x è meno x quadro meno x più 1. Il punto B e il punto C ci dicono anche chi sono P di x e Q di x, quindi poi una volta che uno ha fatto i conti va a confrontare con quello che viene scritto nei punti successivi. Infatti nel punto B ci viene proprio detto che posto P di x uguale quella roba lì che abbiamo determinato prima, questa è scritta ovviamente in forma equivalente ma è la stessa cosa, dobbiamo studiare la funzione specificando l'equazione dell'asintoto, le ascisse dei punti stazionari e di flesso, quindi facciamo lo studio di funzione di f di x che abbiamo detto essere uguale a p di x per e alla p di x. Quindi meno x quadro più x per e elevato a meno x quadro più x. Studiamo questa funzione. È uno studio di funzione classico, non vediamo tutti i passaggi, dovrebbero essere ben noti. Il dominio chiaramente è tutto R. Se si va a fare la simmetria si vede che questa non è né pari né dispari. Se faccio le intersezioni con gli assi, quando pongo x uguale a 0 ottengo y uguale 0. D'altra parte noi abbiamo già il grafico, quindi sappiamo già che gamma 1 rappresenta f e quindi in 0 otteniamo che l'ordinata è 0 e l'altra intersezione con gli assi è nel punto 1, 0. Quindi queste le conosciamo già. Per cui questa è l'unica intersezione con l'asse delle y, mentre quando pongo y uguale a 0 devo fare meno x quadro più x per e elevato a meno x quadro più x uguale a 0, e questo si verifica solo quando questo è uguale a 0, ovvero quando x che moltiplica meno x più 1 è uguale a 0, ci dà chiaramente x uguale a 0 che sapevamo già, e l'altra ci dà x uguale a 1. Quindi confermiamo i due punti di intersezione con l'asse delle x. È chiaro che questi sono visibili, però se viene chiesto di studiare la funzione dobbiamo riscriverlo. Non basta dire il grafico è già qui e quindi me ne frego. No, bisogna specificare che sebbene queste cose siano già note, le dobbiamo mostrare come le ricaviamo. Poi si può fare riferimento, come visto dal grafico, si conferma che x0, y0 oppure x1 e y0 sono intersezioni con l'asse delle x, eccetera, eccetera. Segno della funzione, anche questo si vede dal grafico, però dobbiamo dimostrare che sappiamo ricavare il segno della funzione. Qui vediamo che la funzione è negativa fino a questo punto, poi è positiva tra 0 e 1 e poi di nuovo negativa da 1 a più infinito, ma questo lo dobbiamo far vedere dal punto di vista analitico. Quindi sapendo dove si annulla, sappiamo che dobbiamo suddividere in tre intervalli, da meno infinito a 0, da 0 a 1 e da 1 a più infinito, e notiamo proprio che essendo questo
sempre positivo, il segno dipenderà da x che moltiplica meno x più 1 maggiore di 0. Quindi se facciamo lo studio del segno, qui abbiamo chiaramente x maggiore di 0 e poi x minore di 1, mettiamo queste informazioni tutte insieme, qui abbiamo più, meno, più, meno. Perciò la funzione f di x è positiva quando x è compreso tra 0 e 1 ed è negativa altrove, quindi è negativa per x minore di 0 per x maggiore di 1. Se vogliamo metterlo in forma di intervalli, chiaramente scriveremo che f è positiva nell'intervallo 0,1 ed è negativa da meno infinito a 0 unito 1 più infinito. Ci viene chiesto di scrivere l'equazione dell'asintoto. Allora sicuramente c'è l'asintoto, infatti lo vediamo che l'asintoto è la retta y uguale 0, però lo dobbiamo dimostrare. Che si fa? Facciamo il limite per x che tende a più infinito di f di x, cioè il limite per x che tende a più infinito di sta robaccia. Scriviamo questo come meno x quadro più x fratto e elevato a x quadro meno x. Ora, per quanto sappiamo delle gerarchie degli infiniti, meno x quadro batte x quadro batte x, quindi sopra abbiamo meno infinito al quadrato, quindi abbiamo meno infinito, e sotto abbiamo e alla infinito, quindi abbiamo una forma indeterminata. Qui possiamo giocarcela come vogliamo, ma sicuramente l'esponenziale batte una forma polinomiale, quindi l'infinito a denominatore è più forte, questo fa 0, volendo si può usare dell'Hopital, ma non è necessario in questo caso. Pertanto y uguale a 0 è un asintoto orizzontale. Non è finito perché vuole anche le ascisse dei punti stazionari di flesso, quindi dobbiamo fare la derivata prima e la derivata seconda. Faccio notare che f' noi ce l'avevamo. Ora che abbiamo a uguale a meno 1, basta andare a scrivere quanto vale la derivata. Quindi è meno 2x meno 1 per e elevato a meno x quadro più x, eccetera, eccetera. E quindi questa è la sua espressione. Per andare a vedere le ascisse dei punti stazionari dobbiamo intanto vedere dove la derivata prima è positiva, così vedremo dove la funzione sale e scende. Ripeto, anche questo noi lo sappiamo dal grafico, perché abbiamo qui l'espressione di f, quindi noi sappiamo che qui è decrescente, qui è crescente, qui è decrescente, qui è crescente, vediamo anche che ci sono dei flessi, ma dobbiamo farlo vedere analiticamente, quindi questo termine è sempre positivo, dovremo studiare questo e questo, fare lo schema dei segni e una banale disequazione che si risolve chiaramente. Questo è un prodotto e quindi studio del segno di questo prodotto, vediamo subito cosa si ottiene come risultato. Si ha che la derivata prima è positiva quando x è compreso tra 1 meno radice di 5 fratto 2 e un mezzo e quando x è maggiore di 1 più radice di 5 fratto 2. Qui la funzione scende, qui sale, qui scende, qui sale. Questo è un punto di minimo, questo è un punto di massimo, minimo relativo, massimo relativo, minimo relativo. Andiamo a vedere. Voilà, qui, qui e qui abbiamo i punti stazionari. Per quanto riguarda i flessi, purtroppo ci tocca fare la derivata seconda e questa era una cosa un po' noiosa e lunga. Quindi, non essendo un video sulle derivate, vi risparmio il calcolo della derivata seconda, quindi andandolo a fare. Quando lo si pone maggiore di 0, qua conviene utilizzare Ruffini per scomporre sta roba, perché è di terzo grado. Questo si annulla quando x uguale a 1 e quindi si può fare agevolmente. Si dovrebbe pervenire a una cosa di questo tipo, dico si dovrebbe perché l'ho fatto un po' in fretta, comunque basta poi mettersi lì e fare i conti, e abbiamo questa situazione che ci consente di determinare i flessi, che corrispondono grosso modo a questo punto qui, questo punto qua, questo punto e poi più o meno questo punto qui. Bisogna anche verificare che la retta di equazione x uguale a un mezzo è asse di simmetria per gamma 1. X uguale a un mezzo sarà all'incirca qui,
e questa curva risulta simmetrica. Qui possiamo dire lo vedo a occhio, ma non ci basta vederlo a occhio. Ora, se noi avessimo l'asse di simmetria, l'asse y, saremmo tutti più felici, ma se noi trasliamo il tutto di un mezzo possiamo fare lo stesso discorso. Mi spiego meglio. Noi possiamo determinare f di x più un mezzo. Scrivere questo vuol dire che io mi sto spostando verso sinistra. Quindi la funzione f di x più un mezzo è traslata a sinistra, quindi ho una funzione che ha come asse di simmetria le y. Ovviamente non è l'unico modo, questo è un suggerimento, quindi al posto di x io metto x più un mezzo e faccio i conti. Anche qui risparmio tutti i conti, dovrebbe venire meno x quadro più un quarto per e elevato a meno x quadro più un quarto. Se io vado a fare la simmetria, cioè vado a vedere se f di x è uguale a f di meno x, ottengo che questo è verificato, allora questa è pari. Ma se la funzione traslata a sinistra di un mezzo è pari anche quella da cui sono partito, quindi f di x, che aveva come asse di simmetria proprio la retta x uguale a un mezzo. Per trovare l'immagine guardiamo il grafico. L'immagine della funzione f va da questo punto fino a questo punto. Facendo lo studio di funzione possiamo determinare quanto vale questo punto qui, quanto vale questo punto, perché queste sono le ordinate di un massimo e di un minimo, e quindi qui ci consente di trovare l'immagine. Se non ho fatto male i conti, qui abbiamo una radice quarta di e fratto 4, e qui dovrebbe essere meno 1 su e. Ripeto, si vanno a prendere la scissa di questo minimo e la scissa di questo massimo, si vanno a trovare le ordinate sostituendo nella funzione alla x il valore della scissa. Quindi se io vado a fare f di 1 meno radice di 5 fratto 2, giusto per farne uno, la f di questo punto è uguale alla f di questo punto, questo è 1 più radice di 5 fratto 2, ci darà questo valore di y. Ora, per un gusto mio personale, questo lo vedo come x meno x quadro, che moltiplica e alla x meno x quadro, perché adesso vado a sostituire il valore di x, 1 più radice di 5 fratto 2, non è necessario, è una mia scelta, quindi abbiamo 1 più radice di 5 fratto 2 meno il quadrato di tutta questa roba qua, che è un quarto che moltiplica il quadrato di 1 più radice di 5, che è 1 più 5 più 2 volte radice di 5. Tutto questo va moltiplicato per l'esponenziale, dove qui abbiamo proprio 1 più radice di 5 fratto 2 meno esattamente questa roba qua. Faccio già il conto, 6 più 2 radice di 5 fratto 4. E se divido tutto per 2, mi è più comodo per fare i conti, e la stessa cosa la faccio qui, 6 più 2 radice di 5 fratto 4, ottengo la stessa cosa, quindi 1 più radice di 5 fratto 2 meno 3 più radice di 5 fratto 2, che moltiplica e elevato a 1 più radice di 5 meno 3 meno radice di 5, tutto fratto 2, così questo se ne va. Stessa cosa se ne va di qua, e alla fine abbiamo 1 meno 3 che fa meno 2 fratto 2 che fa meno 1 per e elevato a meno 2 fratto 2 che fa meno 1, cioè meno 1 su e, che era proprio il valore che avevo scritto qua, quindi era giusto meno 1 su e. Questo eterno problema ci presenta anche questa domanda: indicare al variare di k il numero di soluzioni dell'equazione f di x uguale k, che vuol dire tracciamo varie rette y uguale k, k1, k2, eccetera, eccetera. Vediamo che, ricordando che l'insieme immagine lo abbiamo appena determinato, è questo qui, che va da meno 1 su e a questo valore qui che dovrebbe essere radice quarta di e fratto 4, vediamo che determinare il numero di soluzioni di f di x uguale k significa cercare le intersezioni tra le rette y uguale k e la funzione. Quindi è chiaro che quando abbiamo questa situazione qua, cioè quando k è maggiore della radice quarta di e fratto 4, non esistono soluzioni,
perché la curva sta sotto. Quando k è uguale proprio alla radice quarta di e fratto 4, abbiamo una soluzione. Poi scendiamo e andiamo a vedere che per k compreso tra 0 e la radice quarta di e fratto 4 abbiamo sempre due soluzioni. Se scendiamo sotto arriviamo ad avere 1, 2, 3, 4 soluzioni, che è il valore massimo di soluzioni che possiamo avere. Questo quando siamo tra meno 1 su e 0 abbiamo 4 soluzioni. E ovviamente quando k è minore di meno 1 su e siamo ritornati ad avere 0 soluzioni. Anzi, qui non dobbiamo mettere minore uguale perché poi quando k è uguale a meno 1 su e in realtà siamo esattamente in questo punto e le intersezioni sono solo 2, quindi abbiamo 2 soluzioni. Ecco, questo è lo schema completo, corretto. E siamo ancora solo al punto B. Il punto C è una conferma che il polinomio q di x era proprio 1 meno x quadro e ci dice di verificare che 1 su φ è l'ulteriore 0 di g e che il triangolo ABC è rettangolo. Quindi g di meno φ era uguale a 0 ed era qui, e abbiamo anche questo altro 0 che quindi è nel punto di ascissa 1 su φ, ma 1 su φ è uguale a 2 fratto 1 più radice di 5, perciò ci sta dicendo che g di 1 su φ è uguale a 0 e dobbiamo verificarlo. Dal momento che g di x era uguale a questa cosa qua, come si fa? Beh, faccio g di 2 fratto 1 più radice di 5. Se non piace in questa forma, chiaramente 2 fratto 1 più radice di 5 lo posso vedere moltiplicando per 1 meno radice di 5 fratto 1 meno radice di 5 come 2 per 1 meno radice di 5 fratto 1 meno 5. 1 meno 5 fa meno 4, quindi è meno un mezzo per 1 meno radice di 5. E quindi abbiamo questa equivalenza. Sostituendo si va proprio a verificare che questo è uguale a 0. L'alternativa è andare a cercare gli zeri di g di x. Ponendo questo uguale a 0, chiaramente questo termine deve essere uguale a 0 perché questo è sempre maggiore di 0 e quindi si vanno a vedere chi sono i due valori che annullano g. Uno è quello che avevamo già trovato prima e uno sarà questo. Devo verificare che questo triangolo è rettangolo. In realtà io ho le coordinate di A, B e C, le ho trovate in parte dal grafico perché questo ha coordinate 0, 1, mentre le coordinate di A e B le abbiamo viste facendo man mano i vari conti. E allora, utilizzando Pitagora, visto che l'ipotenusa, se questo è un triangolo rettangolo, è AB, andremo a fare che AB al quadrato è uguale a AC al quadrato più BC al quadrato. Utilizzando la formula della distanza tra due punti, io mi calcolo quanto vale la lunghezza di BC, quanto vale la lunghezza di AC e quanto vale la lunghezza di AB. Se questa uguaglianza è verificata, allora il triangolo è rettangolo. E si ottiene proprio che lo è. Bisogna dimostrare che gamma 1 e gamma 2 hanno un unico punto di intersezione che qui vediamo, è questo qui. Per farlo non farò altro che f di x uguale g di x, ma questo ci viene bene perché se g di x è questa cosa qua, questo si semplifica, otteniamo meno x quadro più x uguale meno x quadro meno x più 1, questi ci salutano, 2x uguale 1, x uguale 1 mezzo, quindi l'ascissa del punto di intersezione è x uguale a 1 mezzo, poi possiamo prendere una delle due e calcolarci quanto vale f di x o g di x, tanto saranno uguali, faccio f di 1 mezzo e ottengo meno 1 quarto più 1 mezzo che moltiplica e elevato a meno 1 quarto più 1 mezzo. Sappiamo che questo fa 1 quarto, quindi abbiamo 1 quarto per e alla 1 quarto. Questo lo sapevamo già, perché quando ci chiedeva l'immagine di f io avevo già scritto qual era il valore superiore e quindi questo è proprio la radice quarta di e fratto 4. Questo punto qua. Adesso, considerati i punti P1 e P2 aventi uguale ascissa
x maggiore o uguale di un mezzo, quindi possiamo prendere dei punti che si trovano ad esempio qua, tanto per prenderne due, P1 e P2, calcolare la lunghezza massima che può assumere questo segmento. Le conosco le coordinate di P1 e P2? Beh, in funzione di x sì, perché se io qui chiamo x la scissa, che ripeto è maggiore o uguale di un mezzo, quindi mi sono posizionato qua, allora dalla funzione, anzi dalle funzioni, perché questa è f e questa è g, posso scrivere le coordinate dei due punti. Queste sono le coordinate di P1, queste sono le coordinate di P2 e voilà. Stiamo cercando la lunghezza massima del segmento, quindi dal momento che P1 sta sopra P2, faremo, visto che sono allineati in verticale, l'ordinata di P1 meno l'ordinata di P2, e qui si tratta solo di fare dei conti, e otteniamo questo valore. E ora, problema di ottimizzazione, problemi di massimo, chiamatelo come volete, calcolo la derivata di questa lunghezza chiaramente rispetto a x, la determino e ne farò lo studio del segno, quindi di quando è maggiore di 0. Ora, facendo i conti, questo è un esercizio sulla derivazione, dovrebbe fare meno 4x alla seconda più 4x più 1 per e elevato a meno x quadro più x, e quando studio il segno, dal momento che l'esponenziale è sempre positiva, dovrò studiare il segno di quella cosa scritta tra parentesi. Questo ci dà x compreso tra 1 meno radice di 2 fratto 2 e 1 più radice di 2 fratto 2. Se andiamo a mettere questo sotto forma di schema grafico, in questo modo, ci sta dicendo che la derivata qui è negativa, qui è positiva, qui è negativa, quindi la funzione qui scende, qui sale, qui scende, qui abbiamo il massimo, quindi il massimo sta qua. Deve essere un valore maggiore o uguale di un mezzo, per cui la x che ci serve è questa. Per calcolare la lunghezza, quindi, questo valore qui lo devo andare a mettere qui dentro, sostituisco qui e faccio i conti. E se, come al solito, non ho fatto male i conti, qui viene radice di 2 e alla meno un quarto, quindi è la radice di 2 fratto la radice quarta di e. Abbiamo finito? No, c'è anche il punto D. Calcoliamo l'area della regione limitata R compresa tra gamma 1 e gamma 2 l'asse delle ordinate. Qual è questa regione? Allora, gamma 1 e gamma 2 è l'asse delle ordinate, e questa parte qui. Questo, tra l'altro, sappiamo quanto vale, come ascissa, quindi che facciamo? Ovviamente integrale. Chi sta sopra? Il grafico di g di x, quindi è l'integrale tra 0 e questo che è un mezzo di g di x meno f di x in dx. Ora vi faccio notare una cosa. Nel punto precedente abbiamo fatto P1, P2 facendo in pratica f di x meno g di x. E allora se questo è g di x meno f di x, ci basta prendere questo e farne l'opposto. Attenzione, perché questo diventa interessante. Il meno davanti a questa parentesi ci dà meno 2x più 1. Quindi otteniamo che questo è proprio la derivata dell'esponente. Perciò se noi chiamiamo t meno x quadro più x, noi abbiamo che dt è proprio meno 2x più 1. Estremi di integrazione sono x uguale a 0, che ci dà t uguale a 0 chiaramente, quindi se x uguale a 0, t uguale a 0, e x uguale a un mezzo, ma se x uguale a un mezzo, vediamo cosa diventa t, diventa meno un quarto più un mezzo, che fa un quarto. Quindi si tratta di integrare tra 0 e un quarto e alla t dt, che ci dà chiaramente e alla t calcolata tra 0 e un quarto. Quindi dobbiamo fare e alla un quarto meno e alla 0, che è la radice quarta di e meno 1. Ma ovviamente sarebbe bello se finisse qui, ma dobbiamo trovare il valore di t maggiore o uguale di un mezzo affinché la retta x uguale a t, quindi retta verticale, delimiti con i due grafici una regione R' equivalente ad R. Quindi questa è una regione, chiamiamola R', che in realtà ha la stessa area di questa. Quindi che vuol dire? Che quest'area R è la stessa. Questa volta f sta sopra g, quindi devo fare l'integrale tra un mezzo
e un certo valore t che non so qual è, quindi è l'integrale tra un mezzo e t di questa roba qua. Calcolare questo non è un problema perché dobbiamo fare f meno g, però se qui vogliamo avere la derivata ci mettiamo un meno davanti, cambiamo il segno e voilà. Visto che prima avevo trovato e alla t in dt, dove t era meno x quadro più x, la primitiva di sta roba qua è e alla meno x quadro più x, e quindi r è uguale a meno questa calcolata tra un mezzo e t, cioè e alla 1/4 meno 1, che era l'area della regione R, è uguale a meno e alla meno t quadro più t, e poi al posto di x ci devo mettere un mezzo, quindi meno 1/4 più x, cosa che abbiamo già visto, quindi e alla 1/4. Vediamo che qui ci viene fuori meno e alla 1/4, che fa più e alla 1/4, che se ne va con questo, e ci rimane e alla meno t quadro più t uguale 1. 1 chiaramente è alla 0, equazione esponenziale, meno t quadro più t è uguale a 0 se e solo se t uguale a 0, oppure t è uguale a 1. Ma t doveva essere maggiore o uguale di un mezzo, quindi ci resta t uguale 1. Bene, termina qui anche questo video, spero vi sia stato utile, lasciate un like, lasciate un commento, questo è il problema numero 2 della seconda prova di maturità per liceo scientifico 2025. Io vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Ciao!